Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Oggi vi propongo 3 idee facili, salutari, deliziose, vegane e senza glutine per la colazione e soprattutto 3 modi per utilizzare la frutta nelle nostre colazioni. La prima ricetta è il latte ai mirtilli, nelle 2 versioni, sia caldo che freddo. Vediamo come preparare quello freddo. Ci serviranno 100 g di mirtilli, preferibilmente freddi di frigo. Io ho utilizzato un cucchiaio di zucchero e uno di sciroppo d'acero, ma se volete potete anche utilizzare 2 cucchiai solo di sciroppo d'acero. Questo processo sarà velocissimo, frulliamo e avremo già ottenuto una consistenza più liquida. Versiamo il composto in una tazza e poi aggiungiamo circa 360 g di latte di riso bello freddo di frigo. Mescoliamo bene e fatto, è pronto per essere bevuto. E ora vediamo la versione calda. Anche qui ci serviranno 100 g di mirtilli e 2 cucchiai di zucchero. E poi schiacciate i mirtilli. Io ho utilizzato un mattarello dai bordi piatti, quindi se lo avete anche voi potete utilizzare quello. Accendiamo il fuoco a fiamma medio-bassa e nel frattempo scaldiamo il latte in un pentolino. Appena avrà raggiunto il bollore, e ci metterà davvero poco, giriamo con una frusta e possiamo staccare il fuoco. Lo versiamo nella tazza e poi versiamo circa 360 g di latte di riso bollente nella tazza. Mescoliamo bene e voilà, anche questo è pronto per essere bevuto. Quindi avete 2 opzioni di latte ai mirtilli sia caldo che freddo da realizzare in pochissimo tempo e avrete ottenuto una bevanda ricca di vitamine. Passiamo alla seconda ricetta, delle deliziose banane caramellate con lo yogurt. Questa colazione è velocissima da preparare e soprattutto crea dipendenza. Questa ricetta è semplicissima, avremo bisogno di una banana, la tagliamo al centro e poi dividiamo a metà fino ad ottenere 4 fette di banana. Ci servirà una punta di un cucchiaio di margarina, accendiamo il fuoco a fiamma medio-bassa, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna o del dolcificante a vostro piacere e appena si sarà sciolto mescoliamo e aggiungiamo le banane. Mi raccomando, tenetele d'occhio perché in pochissimo tempo saranno pronte, se no rischiano di bruciare. Appena sono tostate al punto giusto possiamo spengere il fuoco e metterle da parte per dopo. Utilizziamo un po' di cioccolata fondente tritata da mettere a bagnomaria. Poi ho utilizzato 2 vasetti da 125 g di yogurt di soia bianco. Poi, operazione super delicata, cerchiamo di adagiare le banane sopra lo yogurt senza rovinare il tutto. Ok, passata la parte più complicata, possiamo aggiungere un po' di semi di zucca e poi un po' di cioccolato fondente tritato. Ed infine il cioccolato fondente fuso. Questa è la parte che più preferisco. Quindi se avete una banana a casa e un po' di cioccolata fondente o lo yogurt non potete non provarla. E come ultima ricetta i pancake con mele e cannella. Vi assicuro sono deliziosi, provare per credere. Ci serviranno 3 mele, un limone di piccole dimensioni, lo spremiamo e lo lasciamo per dopo. Sbucciamo le mele e poi le tritiamo abbastanza grossolanamente. Le mettiamo in padella e poi aggiungiamo il succo di limone. Ci servirà un cucchiaio di margarina e un po' di cannella. Io l'adoro e quindi ho abbondato. E 2 cucchiai di sciroppo d'acero.
Accendiamo il fuoco a fiamma medio-bassa e lasciamo cuocere fino a che tutti i liquidi saranno praticamente evaporati e la mela sarà più morbida. Ci vorranno dai circa 5 minuti, massimo 10 minuti, insomma dipende anche dalla consistenza che volete ottenere. Ci teniamo da parte metà delle mele e l'altra metà la frulliamo. Per l'impasto dei pancake avremo bisogno di 105 g di farina d'avena, un cucchiaino di bicarbonato, una puntina di vaniglia in polvere, un pizzico di sale e poi aggiungiamo il composto di mele, per essere precisi sono 100 g. Poi aggiungiamo un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna e sui 100 g di latte di avena. Siccome l'avena tenderà ad assorbire molto il liquido e quindi piano piano diventerà un po' più denso l'impasto, quindi se vedete che c'è bisogno aggiungete un po' più di liquido. Mettete un goccino d'olio in padella e poi potete aggiungere l'impasto. Cuocete con il fuoco al minimo perché se no i pancake si bruceranno. Questi pancake sono sofficissimi e profumatissimi. Aggiungiamo le mele che avevamo lasciato da parte, poi mettiamo un po' di sciroppo d'acero e un po' di granella di mandorle. E il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che proverete a fare queste deliziose colazioni e noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio.